Bentornati nel forum. Oggi finalmente vi parliamo di Vulcania, gioco di ruolo di esordio della Gear Games e sviluppato da Simone Raspi e da Mattia Arnaudo e distribuito dalla Raven. Prima di cominciare mi sento di ringraziare una delle illustratrici di questo manuale, ovvero Virginia Chiabotti, per averci al tempo fornito la quick starter del gioco che abbiamo tra l'altro portato in live qui sul nostro canale. Tra l'altro una live sfigatissima, non vi metto né il link in descrizione né qua nelle schede, fateci un favore, vi prego, non andatela a guardare. Comunque, al tempo sostenemmo su Kickstarter questo gioco dal momento che la campagna promozionale ci aveva abbastanza convinto e durante lo scorso Luca Comics ci siamo finalmente recuperati la nostra copia cartacea che vedete qui, bella, rigida e pesante. E ovviamente la prima cosa che abbiamo fatto è stato andare in fondo per cercare il nostro nome tra i bakers, tipo come quando aprite Google Maps e di tutto il mondo cercate casa vostra. Battute a parte, vediamo insieme prima le caratteristiche generali di questo titolo e lasciamo in fondo tutte le osservazioni. Vulcania è un gioco di ruolo ambientato in un mondo steampunk e si propone di far vivere delle avventure molto dinamiche ai giocatori, caratteristica tipica di questo genere in un certo senso. Innanzitutto vediamo l'ambientazione. Il titolo prende il nome dal mondo in cui il gioco si ambienta e in particolare nel capitolo 7 veniamo a sapere di una pioggia di meteoriti che si abbatté su questo continente frammentandolo in 6 grandi isole e da allora ognuna vive all'ombra del suo vulcano. Queste divennero nel tempo le isonazioni, ognuna caratterizzata da un diverso modo di intendere il genere steampunk e di cui dettagli vi descriverò tra pochissimo. Le vicende dei vostri personaggi si svolgeranno 13 anni dopo un evento chiamato Guerra per l'Etvia, un conflitto che coinvolse tutte e 6 le isonazioni, i cui dettagli non vi starò qui a descrivere per motivi di tempo. Vi basti sapere questo: al termine della guerra l'isola di Abrabasem venne sostanzialmente distrutta da una sorta di bomba atomica sganciata all'interno del suo vulcano e da allora è stata praticamente ridotta ad una wasteland post-apocalittica. Tale evento, insieme a tutte le ripercussioni generali della guerra, costrinsero le potenze coinvolte a stringere una tregua. Come ho detto, le isonazioni sono diverse tra di loro per usi, costumi, clima e modo di intendere il genere steampunk. Questo in modo da dare ad ogni giocatore la possibilità di scegliere lo stile che più gli piace. La prima nazione al centro di questo arcipelago è Ittegasp, che è la nazione dalle tinte steampunk vittoriane più classiche, diciamo, quelle un po' più stereotipate. È caratterizzata dal fatto di essere una realtà cosmopolita, governata da un triumvirato. Noi non c'entriamo niente, vero? E soprattutto sede dei monopoli, ovvero delle corporazioni che si occupano di conservare i segreti delle varie branche scientifiche e di queste formarne i nuovi esperti, di cui anche i vostri personaggi possono far parte. Mostukal invece è la nazione steampunk in chiave western. Un tempo era l'isonazione più potente, di fatto è quella che ha sganciato la bomba atomica dentro il vulcano di Abrabasem, ma ormai dopo la guerra per l'Etvia e una successiva guerra civile è stata ridotta ad un'arida terra di frontiera fatta di pistoleri, cowboy, sceriffi, eccetera eccetera. Inutile dirvi che se cercate un personaggio dal grilletto facile, un po' pistolero, questa è la nazione a cui vi dovete rivolgere. Poi abbiamo Balastok, che rappresenta il Medio Oriente. È una teocrazia di tipo matriarcale che non vede di buon occhio le varie innovazioni tecnologiche che si stanno diffondendo in tutta Vulcania, tuttavia stanno cercando di introdurle un po' a piccoli passi. L'intero paese è caratterizzato da diversi elementi della cultura araba, vi è addirittura una tribù ispirata al popolo dei Tuareg che si occupava prima del mercato nero e adesso di quella poca industria del paese. Poi c'è Nugard, che è un mix di elementi norreni e steampunk, abitato da una popolazione guerriera, molto fiera delle proprie tradizioni e governata da un consiglio di nobili. In pratica, se volete il PG barbaro, ma stavolta con vapore di ingranaggi a mandarlo in ira, sapete dove cercare. Katniv è l'Estremo Oriente, governato da un imperatore che viene praticamente venerato al pari di un dio e con una popolazione dedita all'artigianato e alla meditazione, seppur il tutto regolato da un rigidissimo sistema di leggi. Molto importanti a Katniv sono le arti marziali, la disciplina e l'autocontrollo, quindi se magari vi piacerebbe fare un personaggio monaco combattente, allora questo probabilmente dovrà provenire da questa nazione. C'è anche una classe chiamata il Monaco Taio che ho trovato particolarmente accattivante in questo mondo orientale steampunk. Ultime, ma non per importanza, sono le città itineranti, delle vere e proprie città volanti che sorvolano l'intero arcipelago.
Una è Libertas, cioè la città dei criminali e del peccato, e l'altra è Gargantua, che in realtà sono 3 città in una create al tempo per risolvere un problema di sovrappopolazione del continente, tuttavia sprofondate velocemente nel caos e ormai governate o da feroci dittatori o rimaste disabitate. Vulcania sfrutta un sistema di tipo tradizionale basato sul D12. In fase di creazione del personaggio sceglierete l'origine, il carattere, l'aspetto e ovviamente la classe con tutti i bonus del caso. E infine sceglierete delle specializzazioni per i vostri personaggi chiamate arti. Poi ovviamente c'è tutta la parte dell'equipaggiamento tra armi, armature, strumenti e veicoli che troverete in un capitolo apposito. Tutte le statistiche dei vostri personaggi verranno infine racchiusi negli attributi che a loro volta determineranno i valori delle vostre capacità. Alle capacità a loro volta sono legati dei bonus dati dalle arti e avranno ognuna di esse degli utilizzi avanzati. Per esempio, se alla capacità atletismo è legato il sapere scattare o l'arrampicarsi, il suo utilizzo avanzato è il nuoto. In Vulcania i vostri PG dovranno sostanzialmente affrontare dei test con una data difficoltà. Si lancia il D12 e al risultato si somma il valore della capacità che avete chiamato in causa e a seconda del risultato il test verrà superato o meno. Con l'11 e il 12 si otterrà un successo con opportunità, mentre con l'1 naturale si otterrà un fallimento con imprevisto e potranno essere utilizzati o per migliorare un'azione appena svolta oppure il narratore potrebbe complicare le cose ai vostri personaggi, come per esempio l'attivazione di un'opportunità del vostro avversario. Il combattimento segue un classico sistema di iniziativa e durante il proprio turno il vostro PG potrà effettuare o una manovra, cioè un'azione che non richiede un test come il muoversi, il mettersi sulla difensiva, il mirare eccetera, e un'azione che invece richiederà il test come l'attaccare l'avversario. Caratteristica di Vulcania: quando saranno gli avversari ad attaccare, in realtà il narratore non dovrà effettuare un tiro di dadi, bensì saranno i giocatori a dover effettuare un test per schivare il colpo dell'avversario. Questa è una scelta fatta per mantenere costantemente il focus sui giocatori e sui loro personaggi. A chiudere il manuale poi abbiamo quindi una lista di PNG e di mostri, perché parliamoci chiaro, i mostri non possono mai mancare. Come avete visto, Vulcania strizza molto l'occhio ai giocatori più amanti di sistemi tradizionali, si focalizza molto sul combattimento, sul dinamismo, sulla build dei personaggi. Nonostante il dinamismo sia uno degli elementi fondamentali di questo gioco, gli stessi autori vi hanno posto l'accento in più passaggi del manuale, non mancano affatto degli elementi per fare una campagna più basata sull'intrigo, sulla cospirazione, sui giochi di potere, eccetera. In effetti a me sarebbe piaciuto anche in questo senso un piccolo focus su queste tematiche. Ora, se seguite il canale da un po', ormai lo sapete che io sono più amante di sistemi diversi da questo tendenzialmente. Tuttavia, se voi siete amanti del genere steampunk e in generale siete degli assidui giocatori di Dungeons and Dragons quinta edizione, io vi suggerisco caldamente di dare un'occhiata a questo titolo. D'altra parte vi è pure una meccanica chiamata ingranaggi del fato, che possiamo considerare un po' la stregua dei lontani cugini steampunk dei punti ispirazione. Tenete a mente tuttavia che userete il D12 al posto del D20, quindi occhio alla velocità con la quale otterrete successi, perché è la stessa con la quale potreste ottenere un tragico fallimento al tiro di dadi successivo. Io vi ho avvisati. Ammetto che alcuni dettagli me li sarei aspettati un po' diversi. All'inizio del manuale sono presenti dei piccoli paragrafi che riassumono a grandi linee l'ambientazione per lanciare subito i giocatori nella creazione del personaggio, mentre per gli approfondimenti dell'ambientazione veri e propri bisogna andare quasi in fondo al capitolo 7. Io personalmente avrei preferito questo capitolo all'inizio del manuale per immergermi subito nel mondo di gioco e escludendo quindi i paragrafi riassuntivi. Tuttavia mi verrebbe da aggiungere che secondo me anche gli approfondimenti al capitolo 7 meritavano un po' più di cura riguardo i vari dettagli che vengono descritti, a meno che non siano in cantiere delle espansioni sulle singole isonazioni. In quel caso staremo a vedere, sono curioso. Una piccola critica costruttiva devo invece muoverla ad un paio di elementi. Il primo è il fatto che il manuale è stato scritto impostato con la forma del tu anziché del voi e non è una cosa che abbia molto apprezzato. La mia socialità si è fatta sentire. Che poi vabbè, a socialità quando giochi di ruolo è un controsenso, ma ci siamo capiti. Il secondo elemento riguarda i nomi dei PNG e dei luoghi. Francamente non mi hanno particolarmente colpito e in alcuni passaggi invece li ho trovati
non particolarmente belli da sentire, ecco. Devo dire che invece le illustrazioni di taglio fumettistico realizzate dai ragazzi dell'atelier di Mastro Coboldo mi sono molto piaciute, l'ho trovate molto accattivanti. È percepibile una certa altalenanza di stili, il che è comprensibile, gli illustratori sono tanti, come è giusto che sia, anche perché, guardate la mole del manuale, affidare tutto questo lavoro a un singolo illustratore significava condannarlo a morte. Ultimo elemento di interesse è la scheda. La potete trovare in una versione normale da tenere piana sul tavolo o una pieghevole fatta in modo da tenere in vista sia al narratore che agli altri giocatori tutte le statistiche del vostro personaggio e che può essere all'occorrenza girata. Il che ricorda un po' un ingranaggio. È un'idea particolarmente carina in effetti. Noi in live abbiamo usato per l'appunto queste schede pieghevoli, seppur devo dire che all'atto di doverci scrivere e correggere sopra si dimostra un po' meno pratica, ma vabbè, questi sono dettagli dettati dal gusto personale. Queste in breve erano le mie considerazioni su Vulcania. Se anche voi lo avete al tempo sostenuto o magari state conducendo in questo momento una campagna, vi invito a dire la vostra opinione qui sotto nei commenti, di dire se siete d'accordo o meno, eccetera eccetera, lo sapete. Per il resto, con questo è tutto. Se questo video vi è piaciuto, io vi invito, se non l'avete ancora fatto, a iscrivervi al nostro canale e di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati su tutte le nostre uscite, di mettere un mi piace sulla nostra pagina Facebook, di seguirci su Instagram e di unirvi al nostro gruppo Telegram per poter fare due chiacchiere più in tempo reale. Daniele, dal forum Sententiam, chiudo.